Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso. Può essere un momento di riflessione, un momento dove avete bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come dico sempre ragazzi, le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire o poi comunicare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 2 di spade. Un fante di bastoni. La torre. Sette di denari. Abbiamo un asso di bastoni, un 9 di coppe, un 6 di spade, re di spade, 8 di spade e 2 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino l'energia del mese, come si sviluppa e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 2 di spade che mi indica una sorta di indecisione. Probabilmente qualcuno potrebbe avere dei dubbi all'inizio del mese, delle titubanze. Abbiamo un 5 di bastoni e un 7 di coppe. Allora, questi dubbi potrebbero essere per delle possibilità che si prospettano, si presentano davanti a voi, ma anche per delle divergenze, considerato questo 5 di bastoni, che potrebbero esserci con le persone intorno a voi. Andiamo a vedere il fante. Abbiamo un 9 di spade e la ruota della fortuna. Sento che è come se a un certo punto usciste dal torpore, usciste da questo modo di pensare, da questo anche conflitto che potrebbe anche essere interno per qualcuno, non necessariamente deve essere con qualcuno di esterno. Però abbiamo anche poi la ruota della fortuna, come se le cose cambiassero e subito dopo arriva la torre. Abbiamo un re di spade e un 7 di pentacoli, che avete già qui, 7 di pentacoli. Quindi c'è come una sorta di cambio, ragazzi, e che con la carta della torre potrebbero cadere alcune certezze, potrebbero... Diciamo che secondo me qualche cosa di importante cambierà, perché avete sia la ruota della fortuna che la torre, quindi qualche situazione che avevate ormai prestabilita
potrebbe effettivamente cambiare. Andiamo a vedere 7 di denari. Abbiamo un cavaliere di bastoni e la regina di spade. Ehm, Ho come l'idea, perché qui avete anche il re di spade, ho come l'idea che queste discussioni, queste dispute potrebbero essere con una persona nello specifico. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere una figura familiare, quindi un padre, una madre, un genitore, mettiamola così, o comunque qualcuno, diciamo, più alto, più anziano di voi. Per qualcun altro è una situazione di coppia, dove io ho come l'idea che abbiate bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo per questa relazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade, un 2 di pentacoli e un 9 di pentacoli. C'è un'azione qui, ragazzi, eh? C'è un'azione, fate attenzione all'impulso, perché ho come la sensazione che questo asso di bastoni possa essere un'azione determinata non da una scelta razionale, ma da un impulso. Andiamo a vedere il 9 di coppe. È come se qui dovesse succedere qualcosa che vi spiazza e qui prendeste iniziativa, ma senza pensarlo bene. Qui abbiamo un re di pentacoli e un 9 di bastoni, ragazzi. Io devo dirvi, questa iniziativa che andrete a prendere, secondo me, porterà un certo cambio o nella situazione o nella relazione. Difatti poi abbiamo un 6 di spade, che adesso andiamo a vedere, che è una carta comunque di qualcuno che si allontana dai problemi, si allontana dalle vecchie situazioni, si allontana dalle vecchie questioni. Abbiamo un fante di bastoni che era già uscito lì all'inizio e un 10 di spade, effettivamente è come se ci fosse un termine, una chiusura, un mi lascio tutto indietro e vado avanti per costruire le mie regole. Andiamo avanti, vediamo questo re di spade. Sacerdotessa e giustizia. 2 arcani maggiori. Devo dirvi che secondo me arriverete ad un certo punto dove sarete voi a dettare le regole, oppure con la carta della giustizia potreste effettivamente ricorrere a una persona esterna che faccia da mediatore, che faccia da arbitro, mettiamola così. Diciamo che avete anche un 2 di coppe, quindi secondo me un accordo proficuo lo potrete trovare, però sostanzialmente che c'è una situazione che è stabile, che potrebbe cambiare effettivamente. Al re di spade ce l'avete 2 volte, che potrebbe cambiare e da lì parte come un'iniziativa che, anche se all'inizio non sapete bene da che parte possa portare, potrebbe essere avventata, potrebbe essere non pensata, vi dirò che trarrà i suoi frutti, trarrà i suoi benefici. Con la giustizia alla fine della lettura, soprattutto, dunque, il re di spade molte volte rappresenta anche gli avvocati. Quindi, se per caso siete in qualche tipo di situazione burocratica, devo dire che secondo me alla fine di ottobre le cose si risolveranno al meglio a vostro favore, cioè si troverà un punto di incontro, un accordo proficuo per entrambe le parti. Diciamo che avendo la sacerdotessa, qui il consiglio potrebbe essere quello di guardare più nel lungo periodo, più che nel breve. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Se partiamo dal lavoro, partiamo dai disoccupati. Secondo me, ragazzi, qui qualche cosa inizia e vi dirò, essendoci la carta della giustizia a fine mese, potrebbe anche essere un qualche cosa che ha un contratto ben definito.
nel senso che può essere un contratto di un certo tipo, insomma è una cosa regolare. Tenete presente che la giustizia parla di contratti a lungo termine, quindi secondo me c'è la possibilità che troviate un lavoro pressoché stabile. Fatemelo sapere poi nei commenti entro la fine di ottobre se dovesse succedere. Per chi è dipendente o comunque è già occupato, sento che vi muoverete in avanti, ma il fatto di avere questo appeso è perché dovete guardare le cose da un'altra prospettiva. Siccome quello che è certo potrebbe non esserlo più, avete bisogno di creare alternative, mi viene da dire. Sento che anche voi agirete più di impulso che non per razione, però devo dire anche che otterrete i risultati che vi siete prefissi. Anche per voi la lettura finisce comunque con la carta della giustizia, quindi potrebbe esserci o un aggiustamento di qualche contratto, un miglioramento di qualche contratto, insomma sento come se le cose andassero più meglio. Perdonate l'errore di italiano. Ehm, per chi fosse autonomo, ragazzi, qua ho la sensazione che dobbiate sbrigarvi, nel senso che c'è come qualche cosa che impedisce di espandere la vostra attività e qualsiasi sia l'azione che intraprenderete, anche se non è pensata, secondo me porterà a dei risultati, porterà perlomeno a dei cambi, riuscirete a vedere le cose da un'altra prospettiva. Vi dico, qualcuno potrebbe decidere di smettere di essere autonomo e ritornare ad essere dipendente. E in tutto questo percorso troverete qualcuno, troverete un'azienda, potrebbe essere una persona, che vi aiuterà, insomma, nel vostro passaggio, nel vostro percorso. Non escludo che questa persona potrebbe in realtà darvi come delle idee, delle spinte, degli sproni, per cui poi voi decidiate di rimanere autonomi, Adesso dipende dal tipo di azienda che avete, dipende da quanto tempo è che avete questa azienda, insomma, dipende da tante cose. Vi consiglio sempre io di ascoltare anche l'ascendente e il segno lunare. Per quello che riguarda i soldi, direi molto molto bene, ragazzi. Secondo me è un periodo florido, è un periodo buono, non vi mancherà niente, anzi, sarete talmente ben oculati nelle spese che vi avanzeranno addirittura soldi per i capricci o per qualche progetto in più che avete. Se proprio siete a terra a livello economico, a parte che avete la ruota della fortuna, quindi sento che qualche cosa cambierà, potrebbero essere delle occasioni, delle opportunità che vi si presentano. Ripeto, all'inizio dicevo che qui potrebbe esserci qualche strada che non vi convince tanto, ma secondo me, rivedendo alcuni punti, potreste effettivamente prenderla. Se non è un aiuto, diciamo così, dall'alto, potrebbe essere proprio una persona vicino a voi che vi aiuta o economicamente, nel senso che vi prestano, vi danno dei soldi, oppure a livello di strumentazioni, a livello di, non lo so, per esempio, avete una ditta e avete rotto uno strumento, non avete in questo momento i fondi per cambiarlo e arriva una persona che vi dice, toh, guarda, io non lo uso, usalo tu fino a quando non puoi permetterti di comprarlo, no? Anche quello è un risparmio, in un certo senso è come se fosse un guadagno perché non li avete spesi. Comunque il settore dei soldi secondo me è ben protetto. Arriviamo all'amore, ragazzi. Allora, devo dire che se siete single si apre un panorama del tutto nuovo. Credo che potreste essere fagocitati da una nuova conoscenza. Tenete presente che alla fine della lettura c'è un 2 di coppe, c'è la giustizia e io credo che questa nuova conoscenza si possa trasformare in qualcosa di concreto, di ufficiale proprio, È una di quelle relazioni dove vi conoscete, vi piacete, vi trovate bene insieme
e semplicemente iniziate a frequentarvi e non avete problemi a dirlo al mondo, a urlarlo, insomma, agli altri. Per le persone che sono in una relazione, diciamo, già da un po', secondo me c'è qualche tema che vi disturba nel mese di ottobre con il o la partner, però credo che sia più il vostro modo di vedere le cose che non il tema in sé, che non il problema in sé. Effettivamente vedo che anche per voi un punto di incontro alla fine si troverà, ci sarà come un equilibrio. Per qualcuno questa giustizia potrebbe anche far riferimento ad un contratto ufficiale, quindi magari un matrimonio in comune, piuttosto che l'acquisto di una casa, piuttosto che... È come se ci fossero degli... Fatemi vedere una cosa. Mm, non so, per qualcuno potrebbe essere un'azienda, un'attività da iniziare con il o la partner. È come se doveste essere elastici in questo mese. Per le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, clandestina, senza etichetta, secondo me le cose vanno bene anche per voi ragazzi, ci sarà come una sorta di cambio, una sorta di regolarizzazione, una sorta di etichettatura. mm? Sento come se vi incasellaste finalmente in un ruolo, in una posizione. Se fino adesso vi siete frequentati senza definire cosa siete l'uno per l'altro, ottobre è il mese giusto per fare questa definizione, per portare alla luce questo siamo amanti, siamo conoscenti, siamo trombamici, siamo quello che siamo. Se parlassimo di famiglia, ragazzi, io ho la sensazione che vi porterete a casa una brutta sorpresa da parte di un genitore, da parte di qualcuno, perché anche qui la lettura finisce con un re di spade, cioè come se ci fosse una legge da dover rispettare, come se ci fosse qualche regola da dover rispettare in famiglia. Tenete presente che se per caso qualcuno di voi si sta aspettando un aiuto dal padre, non è detto che questo arrivi come voi ve lo aspettate. Mm? Cioè, ho come l'idea che vi porterete a casa un'amara sorpresa a livello di famiglia, niente di trascendentale, però con la carta dell'appeso cercate di vedere anche dal punto di vista dell'altra persona, mettetevi nei panni dell'altro o dell'altra e cercate di capire perché si è comportato così, perché ha preso quella scelta. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. La fonte e il silenzio. Qui abbiamo un asso di bastoni che avete già qui e il silenzio che è la carta della stella. Guardando queste due carte mi viene da dire che la fonte di ispirazione la trovate dentro di voi, nel silenzio. Effettivamente anche la carta del peso è una carta di qualcuno che è da solo e che appunto cercando di vedere le cose è appeso a testa in giù, quindi vede le cose da un'altra prospettiva e quindi è un po' come fare una sorta di riesame. Tenete sempre presente che qualsiasi idea arrivi, arriva da dentro. È come se vi dicessero voi siete la fonte dei vostri desideri, siete la fonte delle vostre aspettative. Andiamo a vedere un altro oracolo. Comunque ragazzi, avete la giustizia a fine lettura. Secondo me qualche cosa per giustizia divina arriva. Abbiamo la carta di esito e abbondanza e parla della prossima stagione, quindi potrebbe essere sia l'autunno che l'inverno, dipende da quando vedete voi la lettura. E poi abbiamo confusione, 2 giorni. Guardate, e così si comincia. Effettivamente, sì, sento che l'inizio non sarà troppo chiaro, l'inizio del mese, ma è per quello che avete l'appeso.
proprio perché vi aiuti a guardare le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere ancora una fatina. Riconciliazione. Wow. Effettivamente qua c'è un 5 di bastoni, che è una carta che mi parla di lotte, mi parla di battibecchi, di divergenze, e l'appeso in sé è effettivamente una carta di perdono anche. Quindi qui si può parlare di una riconciliazione con qualcuno, ma anche con voi stessi. Cioè, faccio la pace con me stesso e evito di martoriarmi, di martellarmi il cervello per quello che non ho raggiunto, per i risultati che non sono arrivati, per quello che non ho detto, oppure per quello che ho detto, per quello che ho fatto. Fatemi sapere se vi risuona questa carta, ragazzi. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, ci sono le meditazioni per proteggere il campo energetico, per ripulirlo, e si trattano anche appunto le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sul lavoro, le credenze sul denaro, per esempio. Date un'occhiata ai titoli dei video se volete, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così insomma vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!